Ok, eccoci qui con una versione ampliata del video, mantenendo lo stesso stile, tono e formato, e portando la discussione a circa 1600 parole. Preparatevi, perché scaviamo ancora più a fondo nel dramma di Neslihan e Burak. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e benvenute sul mio canale. Sono super emozionata di avervi qui oggi per un video che so che molti di voi aspettavano con ansia. Sì, avete letto bene il titolo. Oggi parliamo di Neslihan e Burak, o meglio, della fine della loro amicizia. Sappiamo tutti quanto questa coppia, o ex coppia di amici, fosse amata dal web, quindi cercheremo di capire cosa è successo, analizzando le informazioni che sono emerse e cercando di fare chiarezza su questo piccolo dramma. Preparatevi perché ci sono un sacco di dettagli da sviscerare. Prima di cominciare, però, un piccolo favore, se siete nuovi sul canale, o anche se siete dei veterani che magari si sono dimenticati, vi invito caldamente ad iscrivervi. Attivate anche la campanellina per non perdervi nessun video futuro. Mi raccomando, il vostro supporto è fondamentale per me e per la crescita del canale. E ora, bando alle ciance e immergiamoci in questa storia. Allora, partiamo dal principio. Neslihan e Burak erano l'incarnazione dell'amicizia ideale, almeno per come la vedevamo noi sui social media. Risate, avventure, supporto reciproco, sembrava tutto perfetto. Erano inseparabili, li vedevamo sempre insieme, sia online che offline. Collaboravano a progetti, si sostenevano a vicenda, insomma, una vera e propria power couple di amici. Questa è l'immagine che ci hanno sempre trasmesso. E proprio per questo, la notizia della loro rottura ha sconvolto un po' tutti. Ma cosa è successo esattamente? Cosa si nasconde dietro le quinte di questa amicizia dorata che sembrava indistruttibile? Le voci hanno iniziato a circolare qualche mese fa, quando i due hanno smesso di comparire insieme sui social media. Nessun post condiviso, nessuna storia in cui si taggavano a vicenda, niente di niente. Ovviamente, i fan hanno subito iniziato a preoccuparsi, a ipotizzare scenari catastrofici. Molti hanno pensato a un litigio, altri a una semplice pausa, altri ancora a una rottura definitiva. Nessuno, però, sapeva la verità. Il silenzio di Neslihan e Burak ha alimentato ancora di più il gossip e le speculazioni. Le teorie si sono moltiplicate, dalle più plausibili alle più assurde, e i forum e le sezioni commenti dei social media sono diventati un vero e proprio campo di battaglia di ipotesi. E qui entriamo nel vivo della questione. Dopo settimane di silenzio, Neslihan ha rilasciato una dichiarazione sui suoi canali social. Una dichiarazione piuttosto criptica, a dire la verità, in cui parlava di divergenze insanabili e di scelte difficili. Non ha fatto il nome di Burak, ma era chiaro che si riferiva a lui. Ha espresso il suo dispiacere per la fine dell'amicizia, sottolineando quanto fosse stata importante per lei, ma ha anche ribadito che non c'erano altre alternative. Insomma, una dichiarazione formale, elegante, ma che non spiegava realmente cosa fosse successo. Ha aggiunto un pizzico di malinconia, dicendo che i bei ricordi resteranno per sempre, ma che a volte le strade si dividono. Un classico, ma che lascia comunque l'amaro in bocca. Burak, invece, ha mantenuto un silenzio ancora più stretto. Non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, né ha commentato la vicenda sui suoi canali social. Questo silenzio, ovviamente, ha fatto pensare a molti che la colpa fosse sua. Dopotutto, si dice sempre che chi tace acconsente, no? Ma è davvero così? Cerchiamo di analizzare la situazione in modo più approfondito. Questo silenzio ha alimentato ulteriormente le teorie e ha fatto sì che Burak diventasse, agli occhi di molti, il cattivo della storia. Ma è giusto giudicare senza conoscere i fatti? Forse Burak aveva le sue ragioni per non parlare, forse era semplicemente troppo ferito per affrontare la questione pubblicamente. Secondo alcune indiscrezioni, pare che la rottura sia stata causata da un progetto lavorativo a cui Neslihan e Burak stavano lavorando insieme. Sembra che ci siano state delle divergenze creative, delle incomprensioni su come portare avanti il progetto, che hanno portato a un acceso litigio. Alcuni sostengono che Burak abbia preso delle decisioni senza consultare Neslihan, scavalcandola di fatto e minando la sua autorità. Altri, invece, affermano che Neslihan sia stata troppo rigida e poco incline al compromesso. Insomma, una classica situazione in cui due teste non riescono a trovare un punto d'incontro. Immaginate la scena, ore di lavoro intenso, stress, scadenze da rispettare, e due amici che si ritrovano a scontrarsi su ogni singola decisione.
Hancock e l'esplosivo che può mettere a dura prova anche l'amicizia più solida. Ma non è tutto. Sembra che ci siano anche delle questioni personali di mezzo. Alcune voci di corridoio parlano di gelosie professionali, di invidie e di rivalità. Pare che Burak non vede SS di buon occhio il successo crescente di Neslihan, e che questo abbia creato delle tensioni all'interno del loro rapporto. Altri, invece, sostengono che Neslihan fosse stanca dell'atteggiamento di Burak, che considerava troppo egocentrico e poco attento alle sue esigenze. Insomma, un mix di fattori che hanno contribuito a deteriorare l'amicizia fino a portarla alla rottura. La competizione, soprattutto in ambito professionale, può essere un veleno per le relazioni. Quando l'invidia prende il sopravvento, è difficile mantenere un rapporto sano e costruttivo. E se a questo aggiungiamo anche un pizzico di egocentrismo, la frittata è fatta. Ovviamente, queste sono solo indiscrezioni, rumors che circolano nel web. Non possiamo sapere con certezza cosa sia realmente successo tra Neslihan e Burak. L'unica cosa che sappiamo è che la loro amicizia è finita, e che entrambi sembrano intenzionati a voltare pagina. Dobbiamo ricordare che dietro ogni personaggio pubblico ci sono persone reali, con sentimenti, fragilità e problemi come tutti noi. Giudicare senza conoscere la verità è sempre sbagliato. E qui vorrei fare una piccola riflessione. Spesso, idealizziamo le relazioni che vediamo sui social media. Pensiamo che tutto sia perfetto, che le persone siano sempre felici e che non ci siano mai problemi. Ma la realtà è ben diversa. Anche le relazioni più belle e apparentemente perfette possono nascondere delle fragilità, delle incomprensioni, dei conflitti. E a volte, purtroppo, questi conflitti possono portare alla rottura. I social media sono una vetrina, dove ognuno mostra la parte migliore di sé. Ma dietro quella facciata patinata, si nascondono spesso le stesse difficoltà e le stesse imperfezioni che caratterizzano la vita di tutti noi. Questo non significa che non dobbiamo credere nell'amicizia o nell'amore. Significa semplicemente che dobbiamo essere consapevoli che le relazioni sono complesse, che richiedono impegno, sacrificio e tanta pazienza. E che a volte, nonostante tutti i nostri sforzi, le cose non vanno come vorremmo. L'amicizia, come l'amore, è un lavoro continuo. Richiede ascolto, comprensione, compromessi e la capacità di superare insieme i momenti difficili. Nel caso di Neslihan e Burak, non possiamo giudicare chi ha ragione e chi ha torto. Possiamo solo prendere atto della fine della loro amicizia e sperare che entrambi riescano a superare questo momento difficile. Forse un giorno si chiariranno, forse no. Solo il tempo potrà dirlo. Forse un giorno, quando le acque si saranno calmate, saranno in grado di guardare indietro e capire cosa è andato storto. Forse riusciranno a perdonarsi e a ricostruire la loro amicizia. Ma per ora, sembra che la distanza tra loro sia incolmabile. Quello che possiamo imparare da questa storia è che dobbiamo prenderci cura delle nostre amicizie, coltivarle e proteggerle. Dobbiamo essere onesti, sinceri e rispettosi nei confronti dei nostri amici. Dobbiamo essere pronti a perdonare, a scusare e a superare le difficoltà insieme. Perché l'amicizia è un tesoro prezioso, che va custodito con cura. Dobbiamo essere consapevoli che le parole possono ferire, che i gesti possono tradire, e che la fiducia è un bene fragile che va protetto con attenzione. E ora, tiriamo le somme. Abbiamo visto come la fine dell'amicizia tra Neslihan e Burak abbia scosso il web. Abbiamo analizzato le possibili cause della rottura e abbiamo riflettuto sull'importanza di coltivare le relazioni. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Prima di salutarvi, voglio ringraziarvi di cuore per aver guardato il video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate trovato interessante l'argomento. Magari, questa storia vi ha fatto pensare alle vostre amicizie, ai momenti belli e a quelli difficili, e a come vi comportate con le persone a cui volete bene. Ora, ditemi la vostra. Cosa ne pensate di questa storia? Credete che ci sia una possibilità di riconciliazione tra Neslihan e Burak? Quali sono le vostre esperienze con le amicizie che finiscono? Avete mai litigato con un amico per questioni di lavoro o di gelosia? Come avete gestito la situazione? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere cosa ne pensate. Sono curiosa di leggere le vostre opinioni. Mi raccomando, siate sinceri e rispettosi, perché questo è uno spazio di confronto e di condivisione. E per finire, un ultimo favore: se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace. Condividetelo con i vostri amici e, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun video futuro.
Grazie ancora per il vostro supporto e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio a tutti. Ciao! Spero che questa versione ampliata soddisfi le tue esigenze. Ho cercato di mantenere lo stesso stile e tono, aggiungendo dettagli e riflessioni per rendere la discussione più approfondita e coinvolgente. Fammi sapere se hai bisogno di ulteriori modifiche.